Ciao a tutti, benvenuti su Italian Pod. Sono Alessia. E io sono Giovanni. Oggi parliamo di un argomento che fa impazzire tutti gli studenti di italiano. Letteralmente tutti. Stiamo parlando di quelle due paroline piccole, apparentemente innocue, che però vi fanno bloccare nel bel mezzo di una conversazione. C e ne. Ecco, l'ho detto. Già sento la confusione nell'aria. Vi racconto una scena classica. Sei al bar. Vuoi ordinare dei cornetti. Il barista ti chiede: quanti ne vuole? E tu pensi: ne? Perché ne? Cosa c'entra ne con i cornetti? Nel panico rispondi: voglio 2 di loro. Tecnicamente corretto, ma suona malissimo. Oppure stai parlando con un amico italiano, vuoi dire che pensi spesso a un problema. Sai dire penso a te, quello è facile, ma quando devi dire penso a questo problema, improvvisamente il cervello si spegne. Penso ci penso o era ne penso? Aiuto? Esatto. E sapete perché succede questo? Perché probabilmente vi hanno insegnato che ci significa qui e ne significa da lì. Fine della lezione. Che è tecnicamente vero in certi casi, ma è anche il motivo per cui siete confusi al 90%. Quella spiegazione è troppo semplice, troppo limitata. Oggi facciamo qualcosa di diverso. Non vi daremo solo una lista di regole da memorizzare come pappagalli, vi daremo un modello mentale, una struttura per capire veramente come funzionano queste particelle. E alla fine di questo video, quando incontrerete ci o ne in una frase, non andrete più nel panico. Saprete esattamente cosa stanno facendo lì e come usarle voi stessi. Pronti? Perché sta per diventare tutto molto più chiaro. Allora, prima cosa, dobbiamo distruggere un mito che probabilmente vi portate dietro da mesi, forse anni. Ci non è semplicemente qui. Ne non è semplicemente da lì. Stop, cancellatelo. Voglio dire, sì, a volte funzionano così. Vai a Roma? Sì, ci vado. Qui ci significa effettivamente lì, a Roma, ma questa è solo una piccola parte della storia. Il vero problema è che ci e ne non sono avverbi di luogo. Sono particelle pronominali. Ok, so che particelle pronominali suona come una cosa complicata da libro di grammatica, ma in realtà è un concetto semplicissimo. Significa che sono paroline che sostituiscono pezzi interi di frase. Funzionano come scorciatoie. Invece di ripetere tutta una parte della frase, usi ci o ne per evitare la ripetizione. Pensateci come ai pronomi che già conoscete. Quando dici Maria è simpatica, lei mi piace molto, quel lei sostituisce Maria, giusto? Non dici Maria è simpatica, Maria mi piace molto, sarebbe assurdo. Esattamente. Ci e ne fanno la stessa cosa, ma invece di sostituire solo un nome come fa lei, sostituiscono intere espressioni, un nome più la sua preposizione. E qui sta il segreto. La chiave per capire quando usare ci o ne è capire quale preposizione stanno sostituendo. Questa è l'unica cosa che dovete ricordare. Quale preposizione c'era nella frase originale? Tutto parte da lì. Se nella frase completa avevi la preposizione di o da, userai ne. Se avevi a, in o su, userai ci. Semplice, no? Ma non preoccupatevi se ora vi sembra astratto. Tra 2 minuti, con gli esempi concreti, diventerà tutto chiarissimo. Ora vediamole una per una, con calma. Cominciamo con ne, che secondo me è quella che confonde di più all'inizio. Allora, ne. Questa piccola parola magica. Prima di tutto, il mantra da ricordare. Ne sostituisce espressioni che iniziano con di o da. Punto. Questa è la base. E si usa principalmente in 3 situazioni. La prima, quella più comune, è quando parliamo di quantità. Immagina questa conversazione. Sei dal fruttivendolo. Lui ti chiede: quante mele vuoi? Tu rispondi: voglio 3 mele. Perfetto, ma ripetere mele è noioso. Infatti in italiano vero nessuno parla così. Diciamo ne voglio 3. Quel ne sostituisce di mele. Perché in italiano quando parliamo di quantità usiamo sempre la preposizione di, anche se non si vede. 3 di mele sarebbe la forma completa, anche se non la diciamo mai così, ma il concetto è quello.
Quando hai un numero, una quantità, e vuoi evitare di ripetere il nome, usi ne. Altri esempi pratici. Qualcuno ti chiede: hai fratelli? Tu puoi rispondere: sì, ho 2 fratelli. Oppure: sì, ne ho 2. Ne qui sostituisce di fratelli. Oppure, quanti caffè hai bevuto oggi? Ne ho bevuti 3. Il ne sostituisce di caffè. Notate una cosa importante. Ho detto: ne ho bevuti 3, con la U alla fine di bevuti. Quando usi ne con il passato prossimo, il participio passato si accorda con la cosa che stai sostituendo. Quindi, se i caffè sono maschili plurali, dici bevuti. Se fossero le birre, ne ho bevute 3. Piccolo dettaglio tecnico, ma utile. Secondo uso di ne. Origine, provenienza. Quando vieni da un luogo. Esempio classico. Vieni dalla biblioteca? Sì, ne vengo proprio ora. Quel ne sostituisce dalla biblioteca, cioè da più il luogo. Sei tornato dal supermercato? Sì, ne sono appena tornato. Di nuovo, ne sostituisce da più il posto. Questo è il famoso ne come da lì che vi hanno insegnato, ma ora capite perché funziona così. Non è magia, è semplicemente che sostituisce da più qualcosa. E arriviamo al terzo uso, quello più sottile. Ne per parlare di un argomento, di un tema di conversazione. Quando usi verbi come parlare di, pensare di, discutere di, preoccuparsi di, tutti questi verbi che richiedono la preposizione di. Che cosa pensi del nuovo film? Ne penso bene. Il ne sostituisce del film, cioè di più il film. Oppure, avete parlato della proposta? Sì, ne abbiamo parlato ieri sera. Ne sostituisce della proposta. Ti preoccupi dei tuoi esami? Sì, me ne preoccupo molto. Qui diventa me ne, perché c'è anche il pronome riflessivo mi, ma il concetto è lo stesso. Vedete il pattern? Ogni volta che nella frase originale c'è di più qualcosa, potete sostituire con ne. Quantità, di più cosa. Provenienza, da più dove. Argomento, di più tema. E questa è tutta la storia di ne. Non è così terribile come sembra, vero? Ricapitolando velocemente, ne risponde a 3 domande. Quanto? Quanti? Da dove vengo? Di cosa parlo? Se nella vostra testa sentite la preposizione di o da, la risposta è ne, semplice. Ora passiamo a C, che ha una personalità completamente diversa. Eccoci a C. Questa particella è forse più versatile di ne. Ha più facce, ma il principio base rimane lo stesso. C sostituisce espressioni che iniziano con a, in o su. Questo è il mantra per C. E anche qui abbiamo diverse situazioni. Partiamo dalla più importante, quella che vi servirà costantemente. C che sostituisce a più qualcosa o qualcuno. Questa è fondamentale perché in italiano tantissimi verbi funzionano con la preposizione a. Pensare a qualcosa. Credere a qualcosa. Parlare a qualcuno. Facciamo un esempio concreto. Pensi spesso a Maria? Puoi rispondere sì, penso a lei ogni giorno. Oppure, molto più naturale, sì, ci penso ogni giorno. Quel C sostituisce a Maria, cioè a più la persona. E funziona con le cose esattamente allo stesso modo. Pensi al tuo futuro? Sì, ci penso sempre. Ecco dove la gente si confonde. Ricordate prima, nella parte su ne, abbiamo detto che ne pensi del film con di, ma qui diciamo penso a qualcosa con a e quindi C. La differenza è sottile ma cruciale. Pensare a significa che qualcosa occupa i tuoi pensieri. Pensare di significa avere un'opinione su qualcosa. Ci penso vuol dire che quella cosa è nella mia mente. Ne penso bene vuol dire che ho un'opinione positiva. 2 cose diverse, 2 particelle diverse. Altri esempi con C e la preposizione a. Credi alle fate? No, non ci credo. Il C sostituisce alle fate. Hai telefonato a tuo padre? Sì, ci ho telefonato stamattina. C sostituisce a tuo padre. Anche se devo dire, qui molti italiani direbbero semplicemente gli ho telefonato, usando il pronome indiretto.
Vero, ci sono spesso più modi per dire la stessa cosa, ma ci funziona sempre quando c'è quella preposizione a. Secondo uso di ci, quello più intuitivo, il luogo. Dove sei? Dove vai? Sei stato a Firenze? Sì, ci sono stato l'estate scorsa. Ci sostituisce a Firenze. Semplice, lineare. Vai in palestra oggi? Sì, ci vado nel pomeriggio. Ci sostituisce in palestra. Funziona con a, con in, anche con su in certi casi. Hai messo le chiavi sul tavolo? Sì, ce le ho messe. Qui abbiamo ce le perché c'è sia ci per sul tavolo che le per le chiavi, ma il ci è lì che sostituisce su più il posto. Questo uso di ci è quello che già conoscevate, vero? Ci come lì, là. Ma ora capite che non è solo un avverbio di luogo casuale, sta sostituendo precisamente una preposizione più un nome. Terzo uso, più particolare. Ci in alcune espressioni fisse con certi verbi. Il classico esempio è volerci. Quanto tempo ci vuole per arrivare a Milano? Ci vogliono 3 ore. Qui ci non sostituisce niente di specifico, è semplicemente parte del verbo volerci, che significa essere necessario. Stesso discorso per metterci. Quanto ci metti a prepararti? Ci metto mezz'ora. Il verbo è metterci e ci è attaccato al verbo, non sostituisce nulla. Ci sono altri verbi così: farcela, vederci, sentirci, entrarci. Tutti hanno questo ci fisso che fa parte del verbo stesso. Ce l'ho fatta, non vedo bene senza occhiali. Che c'entra questo con la discussione? In tutti questi casi ci è parte integrante dell'espressione. E c'è un quarto uso, più colloquiale, che sentite soprattutto nel parlato informale. Ci che sostituisce con qualcuno. Esci con Marco stasera? Tecnicamente dovresti rispondere sì, esco con lui. Ma nel parlato vero molti italiani dicono sì, ci esco. Questo non è italiano perfetto da manuale, ma lo sentirete continuamente. Vai al cinema con Giulia? Sì, ci vado, anche se grammaticalmente sarebbe vado con lei. È uno di quei casi dove l'italiano parlato prende delle scorciatoie. Non è necessariamente sbagliato, ma sappiate che è più informale. Quindi ricapitoliamo ci. Sostituisce a più cosa o persona. Sostituisce luoghi con a, in e su. Appare fisso in certi verbi e nel parlato colloquiale a volte sostituisce anche con. Se nella vostra testa sentite quelle preposizioni, a, in e su, pensate automaticamente ci. È il vostro alleato. E ora che conosciamo sia ne che ci nel dettaglio, mettiamole contro diretto, perché è lì che succede la vera confusione. Ok, ora viene la parte importante. Avete capito ne, avete capito ci. Ma quando siete lì, nel momento, come decidete quale usare? Perché una cosa è capire le spiegazioni separate, un'altra è reagire in tempo reale durante una conversazione. Serve una strategia. La domanda magica da farvi è semplicissima. Nella frase completa, quale preposizione c'è? Non pensate a ci e ne come parole misteriose. Pensate alla frase che vorreste dire per intero e guardate quale preposizione usereste. Facciamo un confronto diretto con lo stesso verbo, così vedete la differenza. Prendiamo pensare, che può funzionare sia con a che con di. Situazione 1. Un amico ti chiede: pensi mai a quel viaggio che volevamo fare? Nella tua testa la risposta completa sarebbe: sì, penso a quel viaggio. C'è la preposizione a, quindi dici sì, ci penso. Ci sostituisce a quel viaggio. Situazione 2. Lo stesso amico ti chiede: che cosa pensi di quel ristorante nuovo? Qui la preposizione è di, vuole la tua opinione. Quindi rispondi ne penso bene, oppure ne penso male, a seconda. Ne sostituisce di quel ristorante. Vedete? Stesso verbo, pensare, ma preposizioni diverse danno particelle diverse. Non è casuale, è sistematico. Altro esempio classico che confonde tutti. Parlare. Anche questo funziona con preposizioni diverse. Parli spesso a tua sorella? Sì, ci parlo ogni settimana. Ci, perché c'è la preposizione a. Stai parlando con qualcuno, a qualcuno.
Ma se invece avete parlato della situazione? Sì, ne abbiamo parlato. Ne perché c'è di. Stai parlando di un argomento. Il trucco è ascoltare la preposizione, non indovinare a caso. La lingua italiana è precisa, c'è sempre una logica. Ora alcuni di voi stanno pensando: va bene, ma come faccio a sapere quale preposizione usa ogni verbo? Giusta domanda. E la risposta brutta ma onesta è: serve pratica. Ogni verbo italiano ha le sue preposizioni preferite e dovete impararle con l'uso. Ma non disperate. La maggior parte dei verbi comuni li sentirete e userete così spesso che diventerà automatico. Pensare a, parlare di, andare in. Queste combinazioni entrano nella memoria naturalmente. E quando incontrate un verbo nuovo, fate attenzione a come viene usato. Non imparate solo discutere, imparate discutere di qualcosa, così saprete che userete ne. Facciamo un piccolo schema mentale. Quando vedete o dovete usare ci o ne, seguite questo processo. Passo 1. Quale verbo sto usando? Passo 2. Quale preposizione richiede quel verbo? Passo 3. Di o da? Allora ne. A, in o su? Allora ci. Se parliamo di quantità, quanti ne vuoi? È sempre ne. Questo è facile da ricordare perché in italiano le quantità funzionano sempre con di. Se parliamo di movimento verso un luogo, ci vado, è sempre ci. Se parliamo di provenienza da un luogo, ne vengo, è sempre ne. E se il verbo è uno di quelli fissi come volerci, metterci, farcela, non fate domande, usate ci, perché è parte del verbo. Fine. Vedete, non è magia nera, è un sistema. Può sembrare complicato ora, ma fidatevi, con la pratica diventa istintivo. Quando leggerete un libro in italiano o guarderete una serie TV, inizierete a notare ci e ne ovunque. E ogni volta che li vedete, fermatevi un secondo. Chiedetevi cosa sta sostituendo. Quale sarebbe la frase completa? Quale preposizione c'era? Questo esercizio mentale, fatto 100 volte, vi cambierà tutto. All'inizio dovrete pensarci attivamente. Poi un giorno, boom, vi accorgerete che li state usando senza pensare. È così che funziona l'apprendimento delle lingue. E non abbiate paura di sbagliare. Anche gli italiani a volte si confondono, soprattutto in frasi complicate con più pronomi insieme. L'importante è capire il sistema. Una volta che avete la struttura mentale giusta, gli errori diventano solo piccoli incidenti di percorso, non disastri totali. Ora mettiamo in pratica con qualche esercizio veloce, così vedete se avete davvero capito il meccanismo. Bene, momento della verità. Vi diamo alcune frasi e voi dovete decidere ci o ne. Non vi preoccupate, ragionate con calma. Pensate alla preposizione che ci sarebbe nella frase completa. Pronti? Prima frase. Vai al supermercato oggi? Sì, ci vado dopo pranzo. Allora, quale preposizione c'è? Vado al supermercato, quindi a più luogo. La risposta è ci. Sì, ci vado dopo pranzo. Perfetto. Seconda frase. Quanti libri hai letto quest'anno? Boh, ne ho letti una ventina. Qui parliamo di quantità. Quanti? È sempre ne. Ne ho letti una ventina. E notate letti con la i perché i libri sono maschili plurali. Esatto. Terza frase. Questa è più difficile. Hai parlato con il professore del tuo progetto? Sì, ne ho parlato stamattina. Attenzione, qui c'è il trucco. Parlato del progetto, c'è la proposizione di. Quindi la risposta è ne. Sì, ne ho parlato stamattina. Bravissimi se l'avete azzeccata, perché molti cadono in questo tranello. Pensano al professore e dicono ci, ma in realtà stiamo parlando dell'argomento, non con la persona. Se la domanda fosse stata hai parlato al professore, allora sì, ci, ma hai parlato del progetto richiede ne. Quarta frase. Quanto tempo ci vuole per imparare l'italiano? Questo è facile se ricordate. Volerci è un verbo fisso, ci è attaccato al verbo. Quanto tempo ci vuole? Sempre ci. Ci vogliono anni. Scherziamo. No, dipende da quanto praticate. Ultima frase. Credi ancora agli UFO? Onestamente, non ci credo più. Credere a qualcosa c'è la preposizione a. Quindi, ci. Non ci credo più. Anche se sono dispiaciuta per gli alieni.
Come vedete, non è questione di fortuna o intuizione, è questione di identificare la preposizione e da lì tutto segue logicamente. E ora, ultima cosa importante prima di salutarci. Non aspettatevi di essere perfetti domani mattina. Assolutamente no. Questo è un processo. Ci vorrà tempo perché diventi automatico. E va benissimo così. Quello che abbiamo fatto oggi è darvi la mappa. Ora sapete come funziona il sistema, sapete cosa cercare, sapete come ragionare quando siete in dubbio. Il resto è pratica. Ascoltate italiano, leggete italiano, parlate italiano e ogni volta che incontrate ci o ne, fate quel piccolo esercizio mentale che vi abbiamo mostrato. Tra un mese, se continuate a fare attenzione, vi accorgerete che iniziate a usarli istintivamente. Tra 6 mesi non ci penserete più proprio. E se avete domande specifiche, se incontrate frasi che vi confondono, scrivetecele nei commenti. Leggiamo tutto e rispondiamo. Anzi, facciamo una sfida. Nei commenti scrivete 2 frasi, una con ci e una con ne. Vogliamo vedere se avete davvero capito. E noi passeremo a correggere, a dare feedback. È il modo migliore per imparare. Provare e ricevere correzioni immediate. Se questo video vi è stato utile, e spero proprio di sì perché ci abbiamo messo tanto impegno, lasciate un like e iscrivetevi a Italian Pod. Abbiamo tantissimi altri video su argomenti grammaticali complicati, sempre spiegati in modo chiaro e pratico come questo. E attivate la campanella, così non vi perdete i prossimi episodi. La settimana prossima parliamo dei verbi riflessivi, altro argomento che fa impazzire tutti. Ma per ora rilassatevi, avete fatto un grande passo oggi. Ci e ne non sono più nemici misteriosi, sono strumenti che capite. Ricordate, ne per di e da, ci per a, in e su. Tutto il resto viene da lì. Grazie mille per aver guardato. Continuate a studiare, continuate a praticare e soprattutto continuate a divertirvi con l'italiano. Ci vediamo nel prossimo video. O dovrei dire ne vediamo nel prossimo? No, aspetta, quello non funziona. Giovanni, basta. Ciao a tutti. Ciao!